Signora Gemini, ripercorriamo in pochissimi minuti la storia. Chi era Niki Aprile Gatti? Niki lavorava a San Marino presso un'azienda e era un informatico. Cosa è successo? È successo che era 1 anno e mezzo che lavorava su e il 19 giugno viene arrestato prima il titolare e poi i tecnici e a me lo fanno sapere le persone che erano intorno a lui, che era stato arrestato e da lì è finita la mia vita. Perché? Perché immediatamente sono cominciati degli eventi strani intorno, mi facevano pressione, io immediatamente mi sono attivata per chiamare l'avvocato aziendale, chiaramente, che potesse sapere perché erano stati arrestati eccetera, e immediatamente cominciano pressioni per il cambio avvocato e fanno un telegramma dalla casa di Niki e viene spedito al carcere e fanno in modo che Niki cambi avvocato e da lì poi iniziano tutta una serie di altre stranezze e storture in tutta la storia. Niki nei 4 giorni in cui è stato in carcere non mi ha mai chiamato, quindi non gli è stato permesso mai di chiamarmi, io non l'ho potuto vedere e quindi tutto questo si inserisce in un quadro più ampio. Lui era stato arrestato perché c'era un'indagine che riguardava la sua azienda. C'era un'indagine, l'indagine si chiama Premium, che abbracciava sia Flynet di Arezzo, quindi con grossi personaggi, e sia la parte di San Marino. C'è una particolarità però, Niki è stato l'unico a rispondere subito alle domande dei magistrati. Dei 18 arrestati, Niki è l'unico che non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma voleva parlare, voleva spiegare al magistrato qual era il suo lavoro e voleva parlare con i magistrati. Tutto questo nell'interrogatorio di garanzia che è avvenuto il 23 giugno e dopo 10 ore non c'era più. Siamo nel 2008? Giugno 2008, 24 giugno. Concluso l'interrogatorio si trova Niki in cella però senza vita. Senza vita, dopo 10 ore da quando aveva dichiarato che voleva parlare, che voleva collaborare con i magistrati. Niki aveva chiesto di essere messo in cella con 2 italiani possibilmente non violenti e invece è stato messo in una cella con 2 persone extracomunitarie ad alta sorveglianza, quindi estremamente violenti. Per questi 2 non era permesso detenere lacci, mentre siccome Niki era una persona definita, una persona equilibrata, aperta, i lacci gli erano stati lasciati. Ma come si fa a mettere una persona con i lacci insieme ad altri 2 che non possono averli? Perché a quel punto gli altri 2 potevano usare quelli di Niki. Poi si parla della sua morte e della sua morte si parla poi in maniera molto strana, subito, dal giorno dopo, perché si diceva che Niki avesse fatto delle strisce di jeans, con i jeans, delle strisce, e quindi il tutto sarebbe avvenuto con le strisce e con i lacci. Cioè l'ipotesi è di un suicidio sostanzialmente. Sì. Invece ai jeans non sono state fatte le strisce e praticamente il tutto risulta essere stato effettuato con un solo laccio. Niki era alto 1,80 e pesava 92 kg, un solo laccio poteva sorreggere un corpo di 92 kg? Quando la informano della morte di Niki, un magistrato dispone l'autopsia oppure no? Immediatamente viene disposta l'autopsia, ma viene fatta questa autopsia, ma non viene fatto l'esame tossicologico. Io l'ho espressamente richiesto perché Niki non beveva, non fumava, non si drogava, quindi qualunque cosa avesse assunto immediatamente era visibile nelle analisi. Perché non hanno voluto fare l'analisi tossicologica? Perché? Anche perché, ripeto, Niki era alto 1,80, pesava 92 kg. In molti casi simili è stata disposta un esame di questo genere? In tutte le altre morti in carcere l'esame tossicologico è sempre stato fatto, a me non l'hanno voluto fare, perché? Allora io tutte queste domande, oltre quando il carcere mi ha ridato tutta la documentazione, il carcere afferma anche che Niki mi abbia chiamato, Niki non mi ha mai chiamato, quindi io volevo vedere i tabulati. La mia opposizione è stata fatta per chiarire tutte le cose che non erano chiare. Io non ho puntato il dito
a nessuno, infatti la mia opposizione era contro ignoti, perché io volevo sapere, volevo verificare che cosa era successo all'interno di quella cella. Si è parlato che Nichi era andato ai passeggi, Nichi ai passeggi non c'è mai andato perché nelle foto risulta essere in pigiama. Quindi io qui ho un verbale che vorrei farvi vedere, datomi dal carcere, un verbale di trasferimento di Nichi alla cella, e il verbale è completamente in bianco, il verbale non è firmato da Nichi. Questo è un verbale praticamente in cui il detenuto firma insieme alla gente che lo prende in custodia in quale cella viene messo e con chi viene messo. Il verbale è completamente in bianco. Allora io ho avuto, questa è la constatazione di decesso del primo medico accorso, dove si legge: causa apparente o presumibile di morte, arresto cardiorespiratorio, dopo ecchimosi di laccio, sotto, però la causa di morte, arresto cardiocircolatorio. Allora, io ho fatto un'opposizione perché volevo che lo Stato, in cui io ho sempre creduto, io ho fatto una vita nel rispetto dello Stato e delle leggi, così come avevo anche educato al rispetto dello Stato e delle leggi, e questo si è visto, tant'è che mio figlio subito ha detto no, io voglio parlare, io voglio collaborare. Credeva nello Stato mio figlio, ho creduto nello Stato io. Sono stata archiviata senza neanche vedere approfonditamente le cose che non quadrano, perché lo ripeterò all'infinito. Ci sono i due verbali dei due che stavano in cella con lui, che dichiarano di essere stati in cella con lui, e alla domanda dell'uno, l'uno risponde una cosa, l'altro ne risponde un'altra, quindi non quadrano i verbali. C'è il verbale di un agente di custodia che dice: io ho parlato con Nichi, Nichi era tranquilla, era serena, e metto: quando mi rinterrogheranno adesso? Ebbene, tutto questo avveniva alle 10, ora del decesso, ore 10. Quindi questo agente di custodia dove ha parlato con Nichi? Perché non è specificato il posto. Allora, tutto questo, io non ho puntato il dito contro nessuno, io volevo sapere chi erano gli altri detenuti che stavano nella stessa sezione, perché Nichi è stato portato incensurato, lo ripeterò all'infinito, un ragazzo qualunque, incensurato, mai ha avuto problemi con la giustizia, è stato portato in un carcere di massima sicurezza, Sollicciano, che è uno dei più duri d'Europa, dove all'interno c'è di tutto. Allora io avevo fatto opposizione perché volevo sapere chi erano gli altri detenuti che erano in quella sezione, perché era l'ora d'aria e perché le celle all'ora d'aria sono aperte. Quindi in questa inchiesta c'è l'ombra della mafia. Che significa l'ombra della mafia? Io voglio capire, gli occhi saranno puntati su questa inchiesta fino alla fine, perché Eutelia, Telecom Fastweb ci hanno fatto vedere molte cose, ma nell'inchiesta Premium c'è un ragazzo morto, e un ragazzo morto va chiarito come è morto questo ragazzo. Nichi non si sarebbe mai suicidato, Nichi aveva una solida famiglia alle spalle, mi ha visto fuori al tribunale e Nichi sapeva tutto quello che io avrei fatto per tirarlo fuori da là, perché tutto quello che ho fatto in questi 2 anni non è niente di fronte a quello che avrei fatto per tirarlo fuori da quel carcere. C'è anche un fatto: quando si va a visitare la casa di Nichi si trova... Dopo 20 giorni, perché voi dovete capire che a me cominciano a mancare i punti di riferimento, perché i punti di riferimento è la legge. Se ci mancano quelli, noi non siamo più niente. Allora io dopo 20 giorni ho mandato mio marito all'appartamento che Nichi teneva in affitto, è andato lì e insomma sono entrati, l'appartamento era completamente ripulito, nell'appartamento non c'era niente. Che cosa succede? Succede quindi che io faccio le denunce, mi viene archiviata anche la denuncia di furto, e voi non ci crederete perché tutto questo veramente è un assurdo, perché poi c'erano i colleghi che hanno preso, c'è un'ex fidanzata. Io voglio dire una cosa, la legge dice molto chiaramente che in quella casa potevano entrare solo gli eredi di Nichi, quindi poteva entrare la mamma, il padre naturale, il padre adottivo. Ora come si fa ad archiviare? Io tra l'altro ero interessata ad avere il computer di Nichi, perché solo dal computer io avrei avuto un'altra chiave di lettura della sua morte, e questo
Ascoltate bene perché è importante. Che cosa accade? Accade che questo computer viene dichiarato che è stato portato in azienda. L'azienda viene messa in liquidazione. Quando il liquidatore va in azienda, l'azienda è stata completamente ripulita, anche l'azienda, quindi in azienda non c'è più lo stato patrimoniale, non c'è più niente. Che cosa succede? Che questa azienda era perfettamente funzionante al 19 giugno, seguitemi. Allora Nichi aveva portato il computer in azienda, ebbene si archivia anche tutta la questione dell'azienda. E come si archivia? Si archivia perché poi vengono portate delle fatture che antecedenti al 19 giugno, sì d'accordo, ma il 19 giugno con che cosa stavano lavorando? Nichi il 18 giugno ha chattato con me dal computer, io ce l'ho ancora in memoria. Sapete com'è finita la storia dell'appartamento? No, perché qua c'è dell'incredibile. Se manca qualcosa allora è stato Nichi, ma se Nichi era in carcere, se Nichi è morto, come facevano? Guardate i giornali che sono usciti a San Marino. Diciamo il paradosso. Cioè, ditemi voi, ma bisogna credere ancora alla legge? Ma a quale legge dobbiamo credere? Nichi non si è suicidato. Nichi non si è suicidato, io fino all'ultimo giorno della mia vita, e nessuno si sta fermando. Delle persone che sono intorno a me, nessuno si sta fermando. All'archiviazione dell'appartamento mi è stato detto che io non sono stata sollecita e che non sono stata precisa nell'elencazione dei beni, ma a me che me ne importava dell'elencazione dei beni? Io volevo ritrovare le maglie di mio figlio, volevo risentire il profumo di mio figlio. Io volevo il computer perché io da lì avrei estrapolato le cause della sua morte. Tutto questo mi è stato negato e mi è stato, tra l'altro, archiviato tutto in questo modo, tutto con questi paradossi. Dove sta la legge? Non può esistere. Io ho scritto al Presidente della Repubblica, ho scritto diverse lettere, non ho mai avuto nemmeno le condoglianze. Non si perdono i figli in questo modo. Come si può fare? Lo Stato dove sta in tutto questo? C'è una circolare. Allora mi avevano affiancato uno degli studi più importanti di Bologna. C'è una circolare per i nuovi ingressi in carcere, perché è la prima volta per chi viene dalla libertà. Questa circolare mi è stata mandata in anonimato, questa è la busta, vedete? Dove si spiega chiaramente che il primo ingresso in carcere deve essere agevolato il contatto con la famiglia, con il telefono, con le visite. Questo grosso studio non era a conoscenza di questa circolare. Perché non mi hanno fatto parlare con mio figlio? Perché da quando è stato arrestato io non ho sentito più la voce di mio figlio? Perché non l'ho potuto vedere? Io ero presente quando l'avvocato si è attivato per farmi avere questo colloquio, ma non ha nominato questa circolare. Questa circolare non è stata mai nominata, l'ho trovata io. Me l'hanno mandata poi in originale con la carta intestata del Ministero per farmi vedere che avevo ragione, perché la gente su internet si sta dando tanto da fare, nessuno mi sta lasciando sola. Ma lo Stato dove sta? Io ho scritto ad Alfano, io ho scritto a tutti, ho bussato alle porte di tutti, ho bussato alla porta del sindaco di Avezzano. Io sono stata lasciata completamente sola. E tutto questo non è giusto perché è morto un ragazzo di 26 anni incensurato che non ha mai avuto problemi con la giustizia. Allora, io volevo, con l'opposizione all'archiviazione, io volevo le risposte a tutte quelle cose a cui io non l'avrò mai più, le risposte non le avrò mai più in questo modo, ma io le avrò lo stesso perché mi mancano i punti di riferimento, ma non si fermano le nostre ricerche. Non si fermano e comunque andiamo avanti. Ci stanno tante persone che stanno lavorando anche su internet, ci sono tante persone che sono vicine a me. C'è un messaggio anonimo che poi mi è stato lasciato, questo messaggio anonimo che diceva: io so molto di più sull'omicidio di Nichi, ma siccome sono implicato non posso parlare. Allora io queste memorie le ho presentate al magistrato perché lui poteva verificare, lui lo poteva fare. Era un pazzo, l'avremmo verificato se era un pazzo e se invece è vero. Facciamo come il caso di Lisa Claps, il messaggio che il corpo stava sopra il campanile c'era scritto da 2 anni dentro al bar, però nessuno l'ha preso in considerazione. Anche Nichi dobbiamo aspettare gli anni per sapere quello che realmente è successo. I vecchi saggi dicevano: occupiamoci della mafia prima che la mafia si occupi di noi. Ma erano saggi e non sono stati mai ascoltati. Allora quello che io voglio dire: queste sono inchieste molto grandi. Le mie domande, che erano domande quando ho fatto il primo video con voi: qual è il ruolo dei gestori di telefonia?
l'abbiamo visto poi dopo, no? Quando abbiamo visto anche tutto lo scandalo Telecom Fastweb, abbiamo visto quali erano i ruoli. Allora voglio dire, guardiamoci in fondo, facciamo che queste cose non accadano più, perché è successo a me, purtroppo è successo a me, hanno rovinato la mia vita, la mia famiglia per sempre, ma può accadere a chiunque, può accadere che un ragazzo va a lavorare ad un'azienda e non sa chi c'è dietro a tutto questo. Vi prego, aiutatemi, io farò riaprire questo caso, perché tanto il caso di Nichi si archivierà quando si saprà la verità. Il caso di Nichi non viene archiviato semplicemente come un fascicolo, perché mi dispiace, ma per me Nichi era la vita e io non ce l'ho più una vita. E allora non possiamo fare, non si può fare in questo modo. La giustizia dove sta? Dove sta? Cioè io vengo accusata che non sono stata sollecita, ma di che cosa? Ma mi hanno distrutto la vita, di che cosa? Devo essere sollecita ai 2 mobili, ma che mi interessa a me di 2 mobili? Ma la verità è che la legge dice una cosa e la legge è quella, deve essere rispettata da tutti, non possiamo fare sempre la legge del più forte, perché allora noi povera gente, non saremo mai più forti, i più forti saranno sempre loro. E noi perdiamo i figli però, e questo non è giusto, non è giusto. Vi prego, non mi lasciate da sola, questa non è una lotta che si può fare da soli. Dobbiamo essere tutti insieme, dobbiamo volere il ripristino dello Stato di diritto, dobbiamo volere che certe cose siano chiare alla luce del sole. Se andiamo a lavorare in un posto, deve essere un posto che ci dia la sicurezza. Andiamo a lavorare lì perché lo vogliamo, perché speriamo in un futuro migliore, non speriamo di finire nei cimiteri. Vi prego, uniamoci perché insieme ce la possiamo fare.